Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi voglio portarvi con me in un mondo, qui nella mia cucina, in un mondo ormai dimenticato. Un mondo fatto di piante che hanno avuto la loro gloria per un periodo e poi pian piano sono state messe nel dimenticatoio. Sono ancora in vendita, anche se sempre meno. A volte sono messe in vendita, relegate in spazi delle serre, magari in un angolino, perché sanno magari i venditori che non attirano più molta attenzione, quindi ci provano ancora a venderle. E queste sono tutte piante che appartengono un pochettino a quel periodo che va dagli anni 60, anni 70 e anni 80, periodo in cui c'erano delle piante molto facili da coltivare e di una bellezza straordinaria. Voglio creare anche una playlist in cui inserirò all'interno poi i video dedicati a queste piante un po' dimenticate. E oggi parliamo di una pianta che è stata abbastanza dimenticata, se non molto dimenticata, in favore di altre che sono molto più belle anche per via della infiorescenza che è molto più spettacolare, ed è il Cryptanthus. I Cryptanthus qui ne possiamo vedere di due tipi. Allora, di questo non conosco bene il nome, sono andato a fare un giro su internet, penso di aver trovato un qualcosa che somiglia un pochettino a questa pianta, non ricordo bene il nome che avevo letto su internet, ma non mi azzardo a dare un nome specifico a questo Cryptanthus, mentre questo è il famoso Cryptanthus vivittatus. Dopo mi muoverò tramite delle fotografie che ho fatto prima per far vedere un pochettino più da vicino queste piante straordinarie. Allora, prima di parlare bene nel dettaglio di queste piante nella loro coltivazione, volevo fare un cenno un pochettino su che cosa sono queste piante. Queste sono delle bromeliacee. Ho fatto una ricerca un po' su internet, su YouTube, per vedere quanti video trovavo riferito ai Cryptanthus, e da quello che ho visto è una pianta che probabilmente è ancora di moda all'estero, perché i video in lingua inglese sono veramente tantissimi, e quindi questo vuol dire che in Inghilterra o in Europa, ad esempio, anche in America credo, siano ancora piante in voga, piante che vengono acquistate e coltivate. In Italia, io per quello che ho visto nei vivai, quando sono andato a fare dei giri, ho notato che sono piante vendute sempre con pochi esemplari, magari proprio in un angolino della serra, non neanche tanto di passaggio, e quindi si è tolta un po' di importanza a queste piante straordinarie che sono piante vintage degli anni 70-80, i Cryptanthus. Sono piante che arrivano dal Brasile, dal Sud America. Le bromeliacee sono piante sudamericane, Centro America, sono piante che possono essere tropicali, subtropicali, qualcuna addirittura quasi di zone temperate, abbastanza fredde, diciamo, come la Puglia, se non sbaglio si chiama così, questa grande bromeliacea, se non erro, dell'Argentina. Comunque piante di foresta, i Cryptanthus e le bromeliacee in generale. Epifite, i Cryptanthus invece sono piante terrestri. Questa fa una grandissima differenza per quello che riguarda la coltivazione. Cryptanthus è un nome che vuol dire fiore che si nasconde, perché le infiorescenze dei Cryptanthus non sono visibili. I Cryptanthus invece hanno delle piccole infiorescenze proprio nel centro della rosetta, solitamente di colore giallino se non sbaglio, che attirano veramente poco l'attenzione, perché la bellezza del Cryptanthus sta nelle sue foglie. Queste sono piante che vivono nel sottobosco delle foreste. Mi viene da pensare, visto il loro bisogno di illuminazione, dopo ne parliamo, che siano piante anche un pochettino colonizzatrici di queste aree di foresta che si aprono magari con la caduta di un albero, in cui arriva finalmente una bella luce e lì viene colonizzato da tutte le piante del sottobosco tropicale, che sono alla disperata ricerca di luce, perché sappiamo benissimo che nelle foreste tropicali l'illuminazione all'interno di una foresta è bassa.
e quindi quando cade un albero si apre uno squarcio, si vede il cielo da questo squarcio liberato dall'albero caduto, entra il sole, illumina la terra e lì si sviluppa tutta la vegetazione finalmente, soprattutto quella che è alla ricerca di una luce che non sia proprio una luce solare ma molto intensa. E le bromeliacee, i Cryptanthus, mi fanno proprio pensare a queste piante che abitano proprio queste zone di confine tra la foresta e la parte poi non boscata o boschiva. Le foglie del Cryptanthus, ve lo faccio vedere in questa pianta qui, sono foglie lanceolate, hanno delle stupende, meravigliose colorazioni, a volte sono lisce nei margini, altre volte invece, come in questo caso e come anche nel Vivittatus, sono seghettate. Nel Vivittatus hanno dei piccoli dentini, neanche si sentono, qui invece sono un pochettino più pungenti. Tra l'altro bisogna fare anche un pochettino di attenzione con queste piante, perché maneggiandoli poi si rischia magari di ferirsi leggermente. Difficilmente accade perché sono molto, vedete, sono abbastanza sottili le foglie, tranne che nella parte centrale, e quindi si piegano al passaggio del dito. Io posso anche fare un pochettino così, la foglia non mi taglia, però bisogna fare attenzione perché hanno delle piccole spinette, ma niente di pericoloso quanto una yucca, ad esempio in giardino, che è veramente un grandissimo pericolo. Le foglie si presentano con tantissime tonalità che vanno dal cremisi al rosso, al rosa, al giallo, al bianco e al verde. Ad esempio nel Vivittatum le foglie assumono una colorazione più o meno rosata a seconda dell'illuminazione che prendono. Adesso siamo in inverno, questa pianta è tenuta in casa, dopo parliamo della sua coltivazione. Potete vedere che le sue foglie sono quasi tutte verde chiaro e verde scuro, con questa linea centrale verde scuro. Altre invece hanno la colorazione un po' rosata. Queste, che hanno preso la colorazione rosata, sono quelle un pochettino più vicine al vetro e prendono probabilmente un po' più di luce rispetto a queste qua, che sono rimaste verdi. Più esponiamo queste piante alla luce intensa e più si colorano, quindi si può anche giocare con la colorazione per quello che riguarda i Cryptanthus. Piante che io non so perché sono state dimenticate, perché sono state relegate un pochettino nell'oblio e perché in Italia non vengono più tanto valorizzate. Sono delle piante straordinarie. Qua ad esempio vedete questo vasetto che è stato colonizzato da un trifoglio, che poi andrò a togliere perché devo rinvasarla questa pianta perché si è riempito di trifoglio. Il trifoglio seccando crea un contrasto stranissimo con le foglie rigide del Cryptanthus e sinceramente questa composizione di foglie secche e il Cryptanthus che è vivo a me piace tantissimo. Adesso io un pochettino l'ho pulito, prima c'era un cuscino, ma era veramente bello da vedere. Sicuramente un aspetto un pochettino più disordinato se lascio crescere il trifoglio, perché il trifoglio è una pianta che ci fa pensare subito a un qualche clima temperato, e quindi le campagne nostre. Qua c'è una pianta tropicale, quindi il contrasto è veramente forse un po' troppo, si enfatizzano un pochettino troppo queste due piante. Quindi andrò poi a fare un rinvaso in primavera, andando a ripulire un pochettino il terriccio da tutte le radici del trifoglio. Felicino, vai giù, in modo da dare al Cryptanthus un vaso proprio degno della sua bellezza. Anche questo è molto bello, non ricordo bene il nome di questo Cryptanthus, questo è il Cryptanthus Vivittatus. Ce n'è anche un altro tipo molto più rosso che è chiamato il Ruby Star. Questo invece non riesco a trovare il suo nome. Se per caso voi sapete il nome di questo, penso che sia un ibrido o magari una specie di Cryptanthus, fatemelo sapere perché non vedo l'ora di mettergli un bel cartellino. L'ho acquistato in un vivaio, era abbandonato in un angolino, veramente credo di aver pagato questa pianta 4 euro, 3 euro, proprio veramente un prezzo bassissimo. Guardate che meraviglia. Adesso logicamente all'interno di un appartamento forse non rende tanto, ma quando è fuori in primavera ed estate in mezzo a tutte le altre piante dà proprio il colpo d'occhio tropicale, con il colore delle sue foglie, il suo portamento proprio tipico da bromeliacea. I Cryptanthus, come tutte le bromeliacee, naturalmente avvenuta la fioritura, che in questo caso sarà veramente poco appariscente, ce ne accorgiamo veramente guardando con attenzione la pianta.
Dopo la fioritura muore l'esemplare madre, però sviluppa comunque già prima di fiorire dei piccoli intorno che possono essere staccati, fatti crescere individualmente in vasi, oppure per creare un altro piccolo cespuglietto, un'altra piccola composizione. Molto facile da moltiplicare il Cryptanthus. Prima di parlare della coltivazione però una piccola nota, perché è molto importante fare questa distinzione tra le bromeliacee, perché i Cryptanthus sono delle bromeliacee terrestri, vivono nel sottosuolo della foresta tropicale e quindi ricevono questa poca luce con le loro radici che entrano nella terra e quindi da lì prendono anche l'acqua di cui la pianta ha bisogno. Le bromeliacee, molte altre bromeliacee, come anche le tillandse ad esempio, sono piante epifite, ovvero vivono attaccate ai rami degli alberi, e in questo caso la differenza sta nel fatto che quando piove le bromeliacee epifite tendono ad accumulare l'acqua all'interno di queste rosette, e molto spesso anche in coltivazione bisogna riempirle di acqua perché hanno bisogno proprio di avere quest'acqua all'interno. Quindi si riempiono di acqua e le loro foglie sono proprio già strutturate per raccogliere acqua e portarle a convogliarla poi all'interno della rosetta. I Cryptanthus non hanno bisogno di questo perché vivono con le radici nella terra, quindi assorbono da lì, assorbono l'umidità tramite il terreno e anche l'umidità atmosferica, che assorbono anche comunque le altre bromeliacee. Questa distinzione va fatta perché sono piante che vogliono tanta umidità e molto spesso viene consigliato di nebulizzarle per aumentare l'umidità atmosferica. Allora, se loro le bromeliacee in genere, possono apprezzare che l'acqua si depositi all'interno della rosetta, per il Cryptanthus invece una continua acqua all'interno della rosetta può essere fatale a questa pianta, perché non è strutturata per poter accumulare acqua all'interno. Però sicuramente continuando a spruzzare la pianta se ne accumula veramente tanta, poi rimane lì e la pianta marcisce. Io ho già notato che quando esagero con le bagnature, soprattutto se bagno spesso la pianta, molto spesso ho perso le mie piantine di Cryptanthus. Me ne accorgo perché è molto semplice: quando vediamo che una pianta non si sta sviluppando più bene, ha preso dei colori un po' strani, basta tirare il centro e ci rimane in mano una parte tutta marcita della pianta. Proprio dal centro ci viene fuori una piccola piantina che praticamente è proprio il nucleo centrale che è marcito e ci rimane in mano. Quindi attenzione con le bagnature del Cryptanthus, che vuole umidità, vuole le spruzzature, ma non esageriamo troppo. Possiamo esagerare sulle altre bromeliacee perché hanno proprio, come dicevo, le foglie create apposta per convogliare molta acqua all'interno della rosetta, dove poi si svilupperà il fiore. Le bromeliacee in natura, questi altri tipi di bromeliacee epifite, sono anche delle piante che ospitano tanti animali, delle raganelle tropicali, degli insetti, delle larve. Alcuni insetti depositano proprio all'interno delle pozze d'acqua che si creano proprio delle piccole larve e le fanno sviluppare proprio all'interno di queste piante. Il Cryptanthus solitamente prende la pioggia ma poi all'interno si asciuga, non ospita nessun animaletto. Allora, partiamo dalla luce. Il Cryptanthus è una pianta che vuole un'illuminazione che sia abbastanza forte, ma non un'illuminazione solare tutto il giorno. Se mettiamo queste piante al sole tutto il giorno, già dalla primavera, ci accorgiamo che tendono a colorarsi molto di più e poi improvvisamente prendono un aspetto terribile perché stanno patendo tantissimo. Dobbiamo garantire a queste piante un'illuminazione che sia molto forte. Va benissimo la luce del primo mattino per quello che riguarda il sole, ma cerchiamo di dare più che altro un'illuminazione potente, forte, un po' come se fosse un'ombra, una semiombra molto luminosa, è proprio l'ideale, quindi dove c'è tantissima luce più che sole. In questo modo assistiamo proprio alla colorazione del Cryptanthus, che si colora proprio le sue foglie. Se poi al mattino arriva anche qualche raggio di sole che inonda la pianta per qualche oretta, allora lì la pianta diventerà meravigliosa. E quindi attenzione però all'esposizione. È una pianta che, se non abbiamo molta luce in inverno, meglio tenerla magari un pochettino in semiombra, si sviluppa lo stesso, rimane verde, non si colora, ma attraversa il periodo. La temperatura consigliata per coltivare il Cryptanthus all'interno delle nostre case, perché poi è una pianta proprio d'appartamento, è sempre stata venduta come pianta d'appartamento. È una temperatura che va dai
10 gradi, che può andare anche fino ai 20 gradi, 25 e anche fino ai 30 gradi. In estate, quando c'è molto caldo, vedo che queste piante stanno bene se non sono esposte alla luce solare diretta per molte ore al giorno. Quindi garantiamo a queste piante appunto una temperatura in casa d'inverno che vada almeno dai 10 gradi fino ai 20-25. Sarebbe proprio l'ideale per coltivare bene la nostra pianta, anche perché con una temperatura un pochettino più alta permettiamo anche al substrato di asciugare un pochettino più veloce. Per quello che riguarda invece l'umidità, abbiamo parlato delle vaporizzazioni, molta attenzione con il Cryptanthus, vaporizziamolo per pulire un pochettino le sue foglie, ma non esageriamo troppo, non lasciamo accumulare troppa acqua all'interno, altrimenti perdiamo la pianta. Per quello che riguarda invece le bagnature, sono piante che non hanno bisogno di grandissime bagnature, non vogliono sicuramente un terriccio secco per tantissimi giorni, ma gradiscono anche ogni tanto, ho notato che sopportano più che gradiscono, anche delle dimenticanze di bagnature. Molto spesso mi è capitato con questo vaso e anche con questo di sollevarlo e sentirlo completamente leggero, poi accorgermi proprio che mancava l'acqua. Una bella bagnatura, magari anche per immersione in un sottovaso con alcuni centimetri di acqua, proprio perché il tutto prende una buona dose di acqua, poi lo mettiamo a scolare e poi lo sistemiamo e possiamo poi dimenticarlo per un bel po' di giorni fino a quando lo troveremo di nuovo un pochettino secco. Meglio una buona bagnatura ogni tanto che tante piccole bagnature, perché rischiamo di mantenere un'umidità del terriccio troppo alta per queste piante, che a volte vengono vendute addirittura come piante succulente, quindi attenzione alle bagnature. Come terriccio per queste piante, sono piante di sottobosco tropicale, l'abbiamo detto, possiamo utilizzare anche un mix di torba, terriccio universale e una buona dose di sabbia oppure perlite, proprio perché hanno bisogno di avere un terriccio drenato, un terriccio che faccia passare comunque l'acqua, che ne accumuli un po' ma lascia passare tutta quella che è in eccesso. Un'altra cosa, sono piante, adesso io le coltivo così in plastica, ma l'ideale sarebbe utilizzare un vaso di terracotta. Infatti nel prossimo rinvaso io utilizzerò la terracotta per queste piante, proprio perché è un qualcosa che lascia traspirare il terriccio, lo arieggia anche all'interno rispetto alla plastica e fa sì che il terriccio si asciughi prima. Lì ci sarà da fare un pochettino d'attenzione perché il peso della terracotta è diverso da quello della plastica e quindi dobbiamo proprio mettere il dito all'interno della terra per sentire se la terra è secca, perché la terracotta pesa un po' e quindi è un po' difficile stabilire se il terriccio è completamente asciutto oppure no. È una pianta che non va concimata tantissimo, io le concimerò 2 volte l'anno più o meno, utilizzando quell'acqua che mi avanza concimata che utilizzo per le orchidee nei mesi estivi. In inverno non le concimo mai, anche perché le bagno veramente poco e anche perché la luce è minore. Tutte le volte che manca la luce alle piante hanno bisogno di meno concime, hanno bisogno anche un pochettino di meno acqua, altrimenti loro tendono a essere spinte ad una buona crescita, ma manca il fattore base che è la luce. Per moltiplicare il Cryptanthus, molto semplice, queste piante producono sempre dei piccoli laterali, qua da uno che ne avevo messo ne ho già 1, 2, 3, 4, 5, ce ne sono già anche 5, quindi possono essere divisi, vedete che questo qua se io tiro mi rimane in mano, quindi lo lascio per adesso qua perché si staccano anche facilmente, possono essere divisi dalla pianta madre che magari ha fiorito e sta ormai andando a fine vita, staccati dalla pianta madre e messi singolarmente in vasetti. Quando facciamo la moltiplicazione, queste piccole piantine non sistemiamole in un vaso molto grande, andremo a sistemare un vaso sempre a misura della pianta, perché se la pianta è piccola ha bisogno di un pochettino meno di acqua, quindi il vaso essendo piccolo si asciuga prima. Se sistemo una pianta piccolina così in un vaso grande così, prima che questo terriccio si asciuga ci vuole veramente tanto tempo e poi la pianta rischia di marcire. Quindi sempre una buona proporzione tra il numero di piante o la pianta singola e il loro vaso di coltivazione. Possiamo appunto moltiplicare queste piante, le sistemiamo in un terriccio fatto, come dicevo, da un po' di torba, un po' di terriccio universale, una buona dose di perlite o di sabbia o anche della pomice, mescolato tutto insieme, sistemiamo la piccola piantina che ha delle piccole radichette e la lasciamo lì. I primi tempi magari la bagniamo veramente poco e poi pian piano andremo a bagnarla un pochettino di più, proprio per dare il tempo alle radici di svilupparsi, entrare nella terra e cominciare ad assorbire per bene l'acqua che noi gli diamo. Io con questo concluderei questo video dedicato al Cryptanthus, questa pianta famosissima negli anni 80. Vi ricordo che quando acquistavo
i fascicoli settimanali di un'enciclopedia che si chiamava Piante in casa di Agostini, se non sbaglio. Era fantastico quel periodo per due motivi. Il primo perché si scoprivano le piante che erano in vendita, piante d'appartamento, ce n'erano veramente tantissime e purtroppo tante sono state un pochettino dimenticate. E il secondo era anche quello dell'attesa. Settimana di settimana c'era il fascicolo da comprare in edicola e quindi non si avevano subito tutte le informazioni. Bisognava aspettare per avere delle informazioni, a meno che uno andava in libreria e si comprava un libro, ma trovare un libro negli anni 80, anni 70 dedicato ai Cryptanthus era un evento straordinario, difficilissimo, e quindi c'era questa attesa di settimana in settimana, acquistando questi fascicoli dell'enciclopedia, sperando poi di beccare il fascicolo giusto con la pianta che volevamo coltivare. Quindi veramente l'attesa in quel periodo era veramente la base quasi di tutto, ma era meravigliosa questa attesa, perché faceva sì che ciò che noi desideravamo veniva amato di più, veniva, non lo so, anche come piante venivano coltivate meglio, perché sapevamo che potevamo avere quelle, magari basta, perché poi non ne trovavamo più, non come adesso che online possiamo trovare ogni 5 minuti tutto quello che vogliamo. All'epoca trovavamo una pianta di Cryptanthus, ad esempio una pianta carnivora, magari una dionea, e veniva coltivato come se fosse un gioiello, perché sapevamo che non potevamo perderla, perché c'era difficoltà a riaverla. Comunque chiudo con questo il video dedicato a queste piante straordinarie, i Cryptanthus, ma un po' tutte le bromeliacee sono piante meravigliose. Questa me l'ha regalata il mio amico Luca. Luca, ti ringrazio perché sta crescendo in maniera incredibile, sta facendo un nuovo oggetto. Questa mi piace perché cresce un po' tutta disordinata e sono molto curioso di vedere poi anche la sua fioritura, ma ne parleremo poi in un altro video di appuntamenti in giardino. Adesso io e Felicino vi salutiamo e a presto cari amici, e grazie come sempre. Ricordatevi che creerò poi questa playlist dove di volta in volta andrò a mettere le piante che hanno perso la loro gloria, sono state un po' messe da parte. A me questa cosa non piace, quindi voglio valorizzarle di nuovo tramite il canale Appuntamento in Giardino, riportarle un pochettino alla luce per farvi vedere che ci sono delle piante che sono meravigliose da coltivare. Ciao a tutti e grazie, ciao ciao!